Incominciamo con questa prima lezione col tiramisù, un dolce che conquista tutti i palati perché ci sono creme da favola, sfumature di caffè da sogno e creme innovative anche se ricalcano la tradizione al 100%. Deborah è una specialista per questo. E ora mettiamoci subito all'opera. La prima cosa che dobbiamo preparare per il tiramisù è la crema pasticcera, che è composta da tuorli d'uovo, amido di riso, zucchero, limone, bacello di vaniglia e latte. Vi consiglio nella preparazione di preparare 2 piccoli frustini, 2 marise, una grattugia intelligente, una bacinella per far bollire il latte e una bacinella per cuocere la crema. E una bacinella da mettere in abbattitore. Per farla raffreddare immediatamente. Ed ora incominciamo. Verso il latte in un pentolino e lo porto a bollore. Nel frattempo incido il bacello di vaniglia perché al latte bisogna aggiungere gli aromi. La vaniglia va incisa in senso longitudinale, si fa un taglio centrale, si apre e si estraggono i semini della vaniglia. Aggiungo la scorza del limone. Ecco perché si chiama grattugia intelligente. Deborah vede quello che sta facendo. La grattugia normale si gira al contrario il limone e non si riesce a vedere quello che si fa a giusta misura. La scorza del limone contiene gli oli essenziali. Aumento l'intensità e nel frattempo sai fare da solo, vero? Sì. Mettiamo l'amido di riso con lo zucchero, lo mescoliamo per non fargli fare grumi. Ecco. Di seguito versiamo il tuorlo d'uovo con un frustino, quello più morbido, mescolate. Non serve montare perché una volta cotta poi nel raffreddare il volume che ha acquisito nel montare si disperde. Scusa, nel frattempo io metto questa bacinella nell'abbattitore. Bastano 5-10 minuti per raffreddare la bacinella. Nell'abbattitore, nel congelatore anche 15-20. Ora il latte sta arrivando a bollore, prendo un colino perché non voglio che le scorze del limone cadano all'interno della nostra crema. Se prendete per caso il latte che non è in fase di bollore, impiegate di più a cuocere la crema. Si scalda il latte appunto per evitare un tempo eccessivamente lungo nella cottura. Il latte bolle a una temperatura inferiore ai 100 gradi. Ora mescolo velocemente e riporto il tutto sul fuoco. Bisogna mescolare continuamente per non far formare i grumi. Quando inizierà ad opporre resistenza, vuol dire che le proteine dell'uovo e gli amidi stanno compiendo la loro azione, cioè gli amidi stanno gelificando e le proteine stanno coagulando. La temperatura corretta da raggiungere è 84 gradi. Oppure se non avete il termometro, al primo ispessimento. Non aspettate che diventi duro, ma come inizia toglietela, perché c'è il calore di fondo che continua a cuocere la crema. Si chiama inerzia termica. Quasi ci siamo. Io vado a prendere la bacinella. Se mettete un po' di energia, create una vera emulsione. Adesso la crema è al primo ispessimento, ma è man mano che aspettiamo un attimo, continua a cuocere, vedete? Non deve essere molto densa. Ne ho preso una già fredda per fare prima. Bene, brava. Qua la versiamo, la crema è bella, è lucida. Quello che serve è che la crema sia veramente lucida, che non sia grumosa e mangerete qualche cosa di speciale. E ora continuiamo a mescolare. Si deve mescolare la crema dopo la cottura
perché il suo calore deve scendere al di sotto dei 52 gradi. Se rimane sopra diventa granulosa e si separa un pochino. A meno che non mettete tanti amidi, non fate più la crema pasticcera, ma fate il budino. Ora la crema è pronta, mettiamo una pellicola a contatto, quindi non metto la pellicola così sulla bacinella, ma la metto proprio a contatto della crema, in modo tale che non entri dell'ossigeno. La crema è ricca di tuorli, quindi di grassi, e i grassi catturano gli odori, quindi se la mettete in un frigorifero con qualsiasi ingrediente che non sia un dolce, potrebbe assorbire comunque anche l'odore. In frigorifero per un'oretta circa, finché non raggiunge la temperatura di più 4 gradi. Ci sono gli ingredienti per iniziare a fare la crema mascarpone. Appunto abbiamo il mascarpone, un po' di panna liquida per portare in densità corretta il mascarpone, perché fa i grumi se non lo facciamo. Poi mettiamo la crema pasticcera in sostituzione dell'uovo montato, che crea un po' di problemi per la salmonellosi, e per alleggerire la crema mettiamo la panna montata. Non è quella tradizionale così casalinga, ma è comunque il ricordo del gusto del passato, con una tecnica più appropriata per far star bene tutti, ma soprattutto per far prendere un desiderio di partecipare a questo dolce. E sicuramente la più sicura. È senz'altro la più sicura, a livello igienico-alimentare è imbattibile. Perché un uovo su 30.000 è contaminato da salmonella, quindi state molto attenti a utilizzare le uova crude. Troverete tutte le grammature degli ingredienti sul ricettario di accademia.tv. Inizio a mettere il mascarpone in una bacinella, al quale va aggiunta la panna liquida. Poco per volta, perché se la mettete tutta assieme fa grumi. Il mascarpone non è altro che una panna sottoposta ad un'azione acido-termica, quindi non andiamo ad aggiungere niente di particolare. Questo mascarpone è molto denso, quindi va diluito con la panna. Il mascarpone ha raggiunto la densità corretta, quindi adesso aggiungiamo la crema. Quando tutto è omogeneo, per rendere questa crema ancora più leggera, metteremo la panna montata. Poco alla volta. Vorrei fare un appunto tecnico. Se la panna la montate troppo, diventa granulosa e ha dei problemi a far diventare la crema mascarpone di una godibilità non solo visiva ma anche al palato. Guardate com'è bella questa crema. Penso che mangiate la crema prima di farla. Questa volta me lo concedo. Faccio quello che fate voi a casa. Ora la crema al mascarpone è pronta, quindi metto ancora la pellicola a contatto e poi la riposto in frigorifero. E la conserviamo in frigorifero. Attenzione, perché è una crema che non supera le 24-36 ore. Partiamo con i savoiardi per il tiramisù. Sono composti tuorli, albume, zucchero, farina, fecola, zucchero velo che lo usiamo un po' a metterlo sopra, ma ne mettiamo anche un po' del semollato. Serve un setaccio, un sac à poche o una tasca da pasticcere con bocchetta del numero 12, 2 marise, un frustino piccolo, 2 teglie con la carta da cottura o carta da forno, un forno già pronto a 180 gradi, le braccia e la testa di Deborah. Che userò la planetaria. Bene. I savoiardi non hanno il latte, neanche il burro, quindi sono assolutamente adatti agli intolleranti al lattosio. Inizio a montare a neve gli albumi.
Il metodo che fa Deborah in questo momento è il metodo più semplice che si può fare a casa. È un metodo che va montato, come ha detto, gli albumi a neve e i tuorli andranno a filo, non si mescolano, si fanno le due mentate, ma ce ne sarà una sola. Per quale motivo? Perché tutti possono riuscire a fare questo prodotto senza difficoltà. Pian piano aggiungo lo zucchero, all'inizio solo un 10%, poi quando inizia a formare la schiuma verso il restante. Io intanto verso nella farina la fecola. Quando diciamo fecola sappiamo che è un prodotto fatto con le patate. Lo mescoliamo un pochino per unificare quando lo setaccio. Lo verso. Se utilizzate delle uova a temperatura ambiente, minore sarà il tempo per montarle. Le uova stanno montando a neve. Appena vedrete i solchi abbastanza profondi, Che già si stanno formando. sì, versate a filo il tuorlo. Le uova montate a neve possono raggiungere fino a 8 volte il volume iniziale. Ora posso iniziare ad aggiungere a filo i tuorli. Questo metodo lo usiamo soprattutto perché ne facciamo quantità abbastanza elevate, ma è il metodo più semplice per avere un grande risultato. Deve girare a alta velocità perché deve fare una schiuma abbastanza consistente. Un paio di minuti circa. Quando vedete i solchi profondi vuol dire che è pronto. Ma massimo impiegate, ma massimo 4 minuti di lavoro. Ora vi facciamo vedere come utilizzare la macchina senza mescolare con la marisa il nostro prodotto. Mettiamo metà della farina e fecola. Per non far fare i grumi si aumenta la velocità. Adesso si riabbassa. Si mette la rimanenza. All'inizio lentamente e poi Ok. si riaumenta. Guardate che montata, semplice. Top. Bene. Il savoiardo è un classico, si usa la fecola nella farina perché creiamo un prodotto che rimane più leggero e quando lo mangiamo, perché il savoiardo nella normalità va utilizzato nei dolci o per intingere, chi nel marsala, chi nel vermouth, chi le mangia così perché sono buoni anche così, non dà elasticità. Se volete un prodotto più elastico, più semplice da utilizzare, utilizzate la stessa quantità, solo farina. Ora per facilitare fate questa cosa qua, incollate la carta. Prima mettete la bocchetta, poi la chiudete dentro, perché se no continua a uscire. Poi mettete la mano così, il sacchetto lo chiudete, voilà. Il savoiardo lo modellate. Utilizzate una bocchetta del 12, ovvero 12 mm per modellarli e la lunghezza del savoiardo di circa 10 cm. Vanno distanziati all'incirca 2 cm l'uno dall'altro, sia lateralmente che verticalmente. Eccolo qua, mettete su un po' di zucchero semolato così
Perché si mette lo zucchero semolato? Perché abbiamo poca quantità di zucchero all'interno e mettendo un prodotto alla superficie è il primo che colpisce il palato. Dato che il savoiardo è un biscotto abbastanza asciutto, per non avere altri liquidi in bocca, perché il nostro cervello quando c'è una stringenza richiama i liquidi attraverso la salivazione, ma se mettiamo lo zucchero la salivazione arriva con facilità senza fare così con le guance. E questo qua viene in automatico. Un po' di velo. E ora lo inforniamo. A 180 gradi Per 11 minuti con lo spaltello leggermente aperto oppure la valvola per chi ha la valvola. Abbiamo la bagna per il tiramisù, abbiamo il liquore, il caffè liofilizzato, l'acqua e lo zucchero. Prima mettiamo l'acqua, poi mettiamo lo zucchero, il caffè liofilizzato e il liquore lo mettiamo all'ultimo momento quando lo sciroppo si sta raffreddando. A meno che non volete sentire l'alcol, lo mettete quando lo sciroppo è bollente, praticamente quasi tutto il liquore evapora, l'alcol evapora, perché incomincia a evaporare l'alcol a 45 gradi. Nel momento che siamo in fase di ebollizione, che abbiamo circa 100 gradi, fino che lo sciroppo scenda a 45 gradi, l'alcol evapora in continuazione. Se avete la macchinetta del caffè a casa, fate il caffè espresso, eliminate lo sciroppo, mettete lo zucchero nel caffè e alla fine un po' di liquore, gli dà un po' di energia. Ok, sta per bollire. Ho preso un frustino perché col caffè liofilizzato è bene che non si formino dei grumi. Aggiungiamo adesso il liquore. Facciamo raffreddare e poi la bagna è pronta per inzuppare i savoiardi. Stiamo andando verso il traguardo, abbiamo i savoiardi cotti, la bagna al caffè è pronta, la pirofila a vostra scelta, il sac à poche o la tasca da pasticcere con una bucchetta del lotto, la crema mascarpone è pronta. Se non volete lavarvi le mani con la bagna, vi consiglio di mettere i guanti. La crema è stupenda, quasi quasi ne mangio un po'. È stupenda perché l'ha fatta lui. Veramente l'hai fatto tu. Ecco qua. Quindi appoggiamo il sac à poche sul piano, immergiamo i savoiardi nella bagna e li mettiamo, andiamo a coprire tutto il fondo della pirofila. Dovete andare veloce nell'immergerli perché sennò si rompono. C'è la fecola. Se mettete solamente la farina hanno più struttura, qua non vogliamo la struttura, deve fare un tutt'uno con la crema. Fate un ottimo esercizio con sac à poche. Questo dolce è molto conteso da città a città, è molto conteso di chi l'ha cosiddetto inventato. In realtà è il dolce dell'amore della famiglia italiana, perché penso, neanche il nome hanno inventato, perché mamme e nonne sbattevano il tuorlo con lo zucchero, mettevano il caffè, mettevano i savoiardi e dicevano ai bambini o che facevano gli esami oppure che erano un po' pallidi,
mangia questo che ti tira su. C'è una differenza tra il nord e il sud, che nel nord abbiamo sempre messo il caffè e nel sud hanno sempre messo il marsala. Se vedete la quantità di crema che c'è è notevole, la parte aromatica è data soprattutto dal caffè, ma la parte estremamente godibile è data dalla crema. 2 estratti di savoiardi, subito dopo vanno ancora tutti degli spuntoni e quando ultimate gli spuntoni devono essere più regolari possibili perché è la parte decorativa del tiramisù, e poi una spolverata di cacao. Il cacao assorbe esattamente 3 volte più di umidità della farina e tecnicamente quando noi lo mettiamo sopra una crema fa da carta assorbente e dopo circa un'ora fa la pelle abbastanza grinzosa e il cacao si bagna enormemente. Se avete la possibilità, al posto di mettere il cacao, del cioccolato in polvere oppure lo grattate finemente, il risultato del gusto è uguale, ma non ha questo senso di invecchiamento. Ti dà qualche cosa, una marcia in più. Se fate le sfide con le famiglie vicino a voi, senz'altro vincerete la sfida. Fare il pasticcere ci sono 2 elementi, serve l'intelletto e l'intelligenza delle dita. L'intelletto è un dono che uno ha un talento, non tutti lo possono avere. L'intelligenza delle dita si può costruire nel tempo, non pensare che per usare il sac à poche si impara in 2 giorni, ma serve tempo e allenamento. Potete fare un monumento se siete capaci a addestrare le vostre mani, potete avere una soddisfazione infinita. Sai che io la penso diversamente? Sì? Io non penso che esista il talento, ma penso che esista l'attitudine a una determinata cosa piuttosto che un'altra. Io per quello, tra padre e figlio è difficile avere le stesse idee. Ora il tiramisù è finito, manca solo il cacao e le persone che lo vogliono mangiare. Completiamo il tiramisù. Per non sporcare i manici della pirofila mettiamo 2 cartoni. Diamo una spolverata col cacao. Ecco il vostro tiramisù, ma questo me lo mangio io. Ecco qui il nostro tiramisù. Avete così imparato come fare un tiramisù attraverso la crema pasticcera, una crema molto leggera, una base di savoiardi molto leggeri, un tiramisù nuovo, un tiramisù speciale. Ci vediamo alla prossima lezione con la zuppa inglese. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.